Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli tra rinnovi, riscatti effettuati e ovviamente le ultime sulla situazione Bologna. L'incontro che c'è stato ieri non ha portato i suoi frutti per quanto riguarda un accordo economico, ha chiesto troppo, il Napoli si fionda su Noah Lang e poi tutto su Nunez, ovviamente tenendo sotto controllo la situazione Osimhen, che sembra aver trovato qualche sbocco in quel dell'Arabia Saudita. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Allora, visto che l'incontro con il Bologna ieri non è andato a buon fine e giustamente il Napoli si è ritirato, puntando poi su calciatori con i quali aveva già chiacchiere avanzate e forse stavano solo aspettando la chiamata, Noah Lang dal PSV Eindhoven, e quindi accantonata un attimo la situazione Endoe e Beuke, ma perché quando chiedi troppo, l'abbiamo già detto in diversi video, poi la società che compra si guarda intorno, perché alla stessa cifra puoi trovare sicuramente calciatori di pari livello tecnico per quanto mi riguarda, perché Noah Lang ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, un mesetto fa, ovviamente esterno del PSV Eindhoven, ha giocato la Champions, gettoni europei, esperienza, salta l'uomo, tanta corsa, molto rapido, e poi come esterno porta dei numeri assolutamente incoraggianti, 11 gol e 10 assist in Eredivisie, 2 gol in Champions League, quindi ecco perché quando ti presenti dal Bologna, il Bologna dice no, io voglio 45, perfetto, 45, quali sono i numeri, quali sono le garanzie a livello poi di gol e assist da poter effettuare. Siamo d'accordo che forse le caratteristiche di Ndoye dal punto di vista della doppia fase, quella difensiva in questo caso, forse, ma dico forse perché poi i calciatori bisogna vederli applicati sul campo, forse potrebbe avere qualcosina in più di Noah Lang, ma dal punto di vista offensivo l'esterno del PSV Eindhoven non è secondo sicuramente al calciatore del Bologna, anzi forse lì è il calciatore appunto del PSV che ha qualcosina in più. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché comunque la situazione è molto avanzata. Il Napoli è su Noah Lang, c'è l'accordo con il giocatore, lo scrive ovviamente Gianluca Di Marzio, eccetera eccetera, operazione da 28 milioni di euro, c'è l'accordo con la società e un contratto di 5 anni a 2,5 milioni al calciatore. L'accordo col calciatore è stato raggiunto ed è previsto in queste ore un ulteriore contatto tra i club. Lang voleva il Napoli già a gennaio, ma poi non ci furono le condizioni per il trasferimento. L'operazione, se andrà in porto, sarà sui 28 milioni di euro, bonus compresi. Ecco che sotto i 30 milioni, nel caso il Napoli riuscisse a portare a casa, ma credo che sia un'operazione molto avanzata e che il Napoli possa diciamo affondare il colpo da questo punto di vista. Sotto i 30 milioni l'hai portata, ingaggio escluso solo il cartellino, e porti a casa un esterno che a livello di numeri e aspetto tecnico è molto ma molto simile ed è molto forte, credetemi, a me piace tantissimo il calciatore. Detto questo, sembra si veda la luce anche includendo quella testa di legno di Osimhen, perché l'ultima offerta dell'Al-Hilal e la clausola ovviamente al Napoli, c'è già l'accordo tra le due società, 40 milioni all'anno per 4 anni a Victor Osimhen, quindi 160 milioni che il calciatore non dovrebbe rifiutare, almeno stando alle ultime, così che il Napoli si fionda totalmente su Nunez. E attenzione a questa situazione Federico Chiesa, perché non sarete d'accordo e lo so benissimo, perché ci siamo già confrontati tempo fa dal punto di vista dell'esterno italiano. Molti non sono d'accordo, sei infortunato, è un calciatore che è finito, eccetera eccetera. Io sono diciamo in contrapposizione con questa opinione, per il semplice fatto che Chiesa, al di là dell'infortunio, va rimesso solamente in vista a livello motivazionale, perché il calciatore c'è ancora, c'è tutto, è molto giovane, perché non parliamo di un profilo che ha superato i 30 anni,
E poi dal punto di vista diciamo dell'applicazione del Napoli di Conte sarebbe oro colato per quanto mi riguarda. Quindi se il Napoli riuscisse poi addirittura a compiere questa doppia operazione in casa Liverpool sarebbe il massimo, almeno Noah Lang, Chiesa, Neres, Politano. Io rabbrividisco solamente al pensiero, ma rabbrividisco nel senso buono. 4 esterni del genere e non saresti secondo assolutamente a nessuno. Con Nunez hai il sì totale e accordo totale con il calciatore. Il Liverpool spara ancora molto alto, dai 60 ai 65 milioni richiesti, bonus compresi. Il Napoli ha fatto l'ultima offerta che arriva a 42, ma presentandoti ovviamente con la situazione Osimhen, diciamo, incanalata verso il calcio dei cammelli, potresti anche salire con l'offerta a 50, 52. Si chiude anche perché il Liverpool sta spendendo e deve comunque far ritornare diciamo i conti a posto, perché non è più il calcio di 3, 4, 5 o 10 anni fa dove arrivavano miliardi e miliardi, spendevi, nessuno controllava, oppure facevano finta di non controllare per poi diciamo presentarti un conto molto salato. Quindi deve assolutamente incassare. Ecco perché si sta alzando il tiro su Nunez. E io leggo ancora ma camma fa con Nunez. Ragazzi, Nunez è un grandissimo centravanti. Nunez quest'anno non lo possiamo sicuramente diciamo analizzare per il semplice fatto che è stato schierato poco. Slot non ci ha puntato su Gakpo eccetera eccetera, ma Nunez l'annata 2022-2024 la chiude con 18 gol e 13 assist. Quindi parliamo di un calciatore di livello assoluto, almeno questa è la mia opinione, ma c'è ancora chi è molto scettico e quindi i 50 milioni in questo caso, 50 e più, secondo me sarebbero assolutamente ben spesi. Detto questo, parlavamo di rinnovi e parlavamo di riscatti. Caprile è stato riscattato dal Cagliari, ufficiale, così come sono scaduti anche i tempi per il diciamo rispedire, è brutto da dire, ma rispedire Gaetano a casa. Quindi 6 per Gaetano, 8 per Caprile, comincia ad entrare anche qualcosina. E se dovessimo vedere la luce, mi auguro molto presto, almeno a quanto si legge De Maggio ci dice questo, sembrerebbe che finalmente si vede la luce dopo un'offerta mostra che hanno fatto gli arabi al calciatore, un contratto triennale, non quadriennale come ho detto prima, da 40 milioni. L'intermediario di questa trattativa è Federico Pastorello, che ha già portato Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Sta trattando con gli arabi, il calciatore sembrerebbe ora convinto anche delle cifre. Quindi finalmente il Napoli avrebbe 75 milioni di euro della clausola da investire sul mercato, si libererebbe di Osimhen e del suo ingaggio e di questa difficilissima matassa da sciogliere. Pronti a metterli sul mercato per provare un triplete: Darwin Nunez, Federico Chiesa e Noah Lang. Sarebbe il colpaccio dell'estate, un triplo colpo che giustamente dico metterebbe paura sicuramente a tutte le squadre in Serie A, ma potresti dire la tua anche in Europa. Con questo non sto dicendo cominciamo la Champions e arriviamo garantiti ai quarti di finale, assolutamente no. La Champions è una competizione che comunque non ce la si può prefissare come obiettivo, perché ci sono tantissime variabili al di là del campionato di Serie A, dove tu man mano a blocchi di 10 partite qualcosa la puoi studiare, qualche punto te lo puoi, diciamo, ti puoi accontentare di qualche punto da qualche parte, dici ok, là ne prendo uno e mi accontento, di là 3 punti, e quindi puoi fare qualche calcolo. La Champions è totalmente diversa, ma va assolutamente onorata e portata quantomeno, speriamo, ai quarti di finale che poi raggiungemmo nell'anno dello scudetto. Sono assolutamente fiducioso quest'oggi in casa Napoli, perché il comunicato per tanti non ha smosso praticamente niente. Per me il comunicato che ha fatto il Napoli pochi giorni fa ha smosso e come. Tanto è vero che diciamo l'esposizione dei fatti è cambiata un tantino, solo alcuni, e soprattutto, come dico sempre, quel giornale rosa di carta straccia che poi
le notizie vengono riportate anche da pagine social del Napoli, testate, eccetera, però non vengono riportate, diciamo, in maniera veritiera o tradotte male, perché esce questa notizia 2 giorni fa, ve la dico ora perché non sto qui tutti i giorni a parlare delle stesse cose, diventerei comunque logorroico, però uscì la notizia, il Sun, De Bruyne chiama Grealish, c'è l'intermediario De Bruyne che potrebbe diciamo far sbloccare l'operazione, eccetera. Grealish a Napoli si può fare, fonte The Sun. Allora io non faccio altro che andare a prendere la fonte e andarmi a leggere l'articolo per come è stato scritto. E di De Bruyne chiama Grealish, Grealish chiama Conte, Conte chiama Tizio e Sembroni. Non c'era scritto praticamente niente. Quindi se riportate le notizie anche di diciamo testate giornalistiche estere, al di là della tecnologia alla mano che oggi abbiamo tutti per poter tradurre pagine, anche se non si parla inglese, io parlo inglese, mi leggo l'articolo ovviamente e non ho bisogno del traduttore, però puoi tranquillamente tradurla per sommi capi o qualche parola sbagliata sicuramente dalla tecnologia, perché non è poi diciamo tante volte giusto al 100%, ma nessuno ha scritto De Bruyne chiama Grealish, si inserisce alla trattativa, sblocca, non si sblocca proprio niente. Il Napoli è il Napoli, così come è stato detto nel comunicato, ed è il Napoli che fa mercato. Poi che diciamo ci può essere stata una telefonata di De Bruyne, perché comunque sono calciatori, sono amici, uno si sente, se è la voce di mercato lo chiami, come stai e come non stai, è un altro paio di maniche, però quando riportate le notizie le dovete riportare per quelle che sono. Detto questo, sempre Forza Napoli, speriamo, a quanto si legge, Noah Lang entrerà nel vivo domani, addirittura molto avanti la trattativa. Io sarei contentissimo di avere l'esterno del PSV Eindhoven a Napoli per la stagione 2025-2026. Speriamo? Non speriamo, secondo me è una cosa che andrà in porto. Ovviamente io sono ottimista come sempre, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!